Questa è la soddisfazione di tutti gli amici del canale. Se ci fai vedere, per favore, perché noi non ci crediamo che hai staccato il contatore, ok? Facciamo i dubbiosi. Dov'è il contatore? Dovrebbe essere ancora per qua sotto, non so dirti perché è parecchio che non lo vengo a trovare. C'è una diretta con l'edera, ragazzi. L'edera lei cresce, non l'ho ancora tolta, però la toglierò. Quindi è già un bel po' che sei off-grid. Sì, dall'inizio dell'anno 2024. Ah, perfetto, quindi da gennaio circa. Eccolo lì. Eccolo lì, siamo riusciti, aspetta che mi avvicino. Bene. Qua Vai. ho staccato i cavi da sotto, che Sì. comunque i cavi che vanno a casa mia. Sì, però quello che conta è il magnetotermico che praticamente è morto, eccolo lì. Perfetto. Pieno di ragnatele. Quindi qua non resta su proprio perché non c'è corrente. Ragazzi, grande soddisfazione questa. Aspetta che voglio inquadrare qui, voglio fare una foto di questa edera perché abbiamo aperto dove era posizionata la scatola del contatore. Immagino che tu avrai avuto soddisfazioni immense. Che dici? Tanta. Come sono andato all'ufficio della rete per dire boh, buttate giù, sono subito venuto a casa, è stata tanta soddisfazione. Grazie anche di questa testimonianza. Puoi richiudere e far crescere l'edera per altri 6 mesi. Cari amici del canale, oggi mi trovo in provincia di Cuneo, sono sulle colline, alte colline di Cuneo, c'è dietro un bel panorama e sono in compagnia di Andrea. Ragazzi, questo video ha uno scopo, l'avete visto dal titolo. Si può vivere abbastanza isolati, non eccessivamente isolati, ma in stretto contatto con la natura ed essere anche tecnologici. A volte siamo abituati a pensare che siano due cose completamente diverse, o devo andare nel nulla o devo essere un uomo di tecnica, tecnologia, pannelli, energia eccetera. Invece Andrea ha trovato un connubio che mi è piaciuto e mi è piaciuto proiettarlo qui sul canale per tutti voi. Perché? Perché c'è la possibilità di vivere a contatto con la natura e anche con della tecnologia, ovvero con dell'energia autoprodotta. Andrea, descrivimi quindi la tua scelta di vivere qua in mezzo alla natura abbinata a quella che è la tua passione dell'energia alternativa. Beh Gianni, che dire, la mia scelta è stata un po' quella di continuare il percorso di quando ero bambino, che insieme ai miei nonni a cui devo molto, insieme al resto della mia famiglia, sono sempre stato molto legato al verde, sono cresciuto in mezzo alle campagne, anche su, diciamo pure sulle colline cuneesi, ecco, mettiamola così. E questo legame che sentivo forte, sentivo però che dall'altra parte non volevo togliermi l'avanzare dei tempi della tecnologia, mettiamola in questo senso. Ho cercato di fare un'unione che mi permetta di realizzare entrambi, mi permetta di staccarmi dallo stress quotidiano magari dell'eventuale troppo lavoro, da staccarmi di tutto questo traffico che siamo abituati a vedere ogni giorno per le città. Io sono arrivato un giorno e mi sono chiesto perché devo continuare a sopportare tutto questo. Almeno quando arrivo a casa voglio arrivare in una zona di comfort, una zona mia, però allo stesso tempo devo avere anche una casa avanzata che mi permetta di rimanere ai passi coi tempi, mi permetta di essere performante per il lavoro, mi permetta di fare ciò che ritengo giusto fare. Ecco. E che ti piace anche. Quindi tu hai scelto di vivere in mezzo alla natura e nel contempo di lavorare là dove ti puoi procurare anche facilmente i tuoi mezzi di sostentamento. Allora, la tua energia da cosa è prodotta? Beh, principalmente l'energia, la fetta più grossa di tutte arriva dal fotovoltaico sicuramente. Certo. Ho obiettivi diciamo abbastanza ambiziosi e punto ad arrivare almeno 100 kWh al giorno, ecco, nelle 24 ore. Diciamo che oltre al fotovoltaico, grazie al tuo canale, ho sforato anche grazie a idroelettrico e qualcosetta di eolico. Perfetto, ragazzi, qui facciamo una pausa perché c'è già tante cose da dire. Avete visto una persona che vive in mezzo alle colline, ha un bel terreno, c'ha la natura, c'ha l'orto, avete visto qualche cane che gironzola, c'ha gli animali, anche le galline, eccetera, e vuole produrre tutti questi kilowattora. Hai detto 100 e passa? Il mio obiettivo è almeno arrivare ai 100, ecco. Quindi il punto è proprio questo. Rispondiamo a una domanda: per fare 100 kWh al giorno quanti pannelli vorrai installare? A fine impianto parliamo di una potenza di almeno 20 kW. 20 kW di potenza. Allo stato attuale quant'è? Allo stato attuale sono 6 kW. 6 kW. Con 6 kW ce la fai a vivere off grid adesso? Ne ho da vendere. Allora ragazzi, 6 kW e ne ha da vendere. Perché vuoi arrivare a 20? 20 kW di pannelli secondo me sono essenziali per gli obiettivi che ho.
perché beh, sicuramente un domani voglio passare a una macchina elettrica, maggiore autonomia e sono più tranquillo sicuramente. Sto soltanto aspettando il momento che queste macchine elettriche abbiano più autonomia, perché l'obiettivo di comprare una macchina elettrica per me è che io la carico sempre solo a casa. Sì, quindi è il gratis, cioè Esatto. vuoi viaggiare con il carburante gratuito, e questo è un po' lo scopo di tutti noi di questo canale. Vabbè. Questo è il primo obiettivo principale. Poi, secondo obiettivo, sicuramente voglio avere una macchina competitiva, una macchina che assecondi le esigenze delle mie macchine agricole, una macchina che mi permetta di non comprare un altro trattore. Ti spiego meglio. Io con un motore elettrico da 15 kW elettrici voglio riuscire a realizzare una stazione stazionaria dove posso, tramite un cambio di un camion, dare 20 cavalli di forza per una presa di forza via di un trattore. E questa è tanta roba. Spieghiamo un po' agli amici del canale. Un trattore ha il motore, le ruote, ma dietro anche una presa di forza dove c'è un argano, dove c'è un giunto omocinetico che serve a spingere macchine di lavoro. Ora lui vuole fare questo in elettrico, non dietro un trattore, ma in una postazione fissa dove tu interfacci le macchine che ti servono. Facci la lista delle macchine che ti servono. Beh, diciamo che per una macchina agricola, un trattore, 20 cavalli su una presa di forza sono pochi. Pochi, certo. Però alla fine ho valutato che per comprare un trattore, a comprare una macchina usata, poco un 50 cavalli dovrei andare a spendere sui 5.000 euro. Più o meno i prezzi potrebbero essere quelli un frutteto. Usato, ovviamente. Usato. Ho la manutenzione del trattore, altri cambi oli da fare, altro gasolio da consumare, da avere del posto riparo dove parcheggiare questo trattore. Mentre invece questo 15 kW è una dimensione molto più ridotta, mi dà 20 cavalli puliti lineari sempre, che ti muovi dove vuoi sui macchinari. Quali sono i macchinari che vuoi utilizzare con questa presa di forza elettrica? Beh, il macchinario principale è un raffinatore del cippato che faccio. Questo lo vediamo fra un po', ragazzi, molto interessante. E questa è la macchina che chiede un po' più di muscoli, se vogliamo. Certo. Poi dopo, vabbè, ho degli spaccatronchi, macchinari di questo tipo, stazionari. Insomma, Gianni, io in sostanza ho tutto elettrico. Ti posso fare un breve elenco da dice-spogliatore elettrico, motosega elettrica, o lo spaccatronchi quello più piccolino che già ha il suo motore elettrico predisposto, la sega circolare elettrica già col suo motore predisposto. Poi dopo, vabbè, idropulitrice, ho anche recuperato una pompa di calore, cioè ci sono tante cose da convertire in elettrico al giorno d'oggi. E da qui stiamo cominciando a capire come mai cominciano a servire 20 kW, ma Andrea ha detto una cosa interessante, già con i semi basta, ecco che basta con tutte le apparecchiature che ha fino a questo momento, ma se pensate al 15 kW, i 20 cavalli che hai da attaccare alla pulitrice del cippato, sì, il raffinatore del cippato. Al raffinatore del cippato, nonché la macchina elettrica che lui vuole comprare per spostarsi gratuitamente, ecco che allora saliamo ed arriviamo fino a questi 20 kW. Cioè ragazzi, in questo video Andrea sta dimostrando quante cose si possono realizzare con l'energia alternativa e lui ha fatto anche un idroelettrico. Vorrei che tu lo descrivessi brevemente, che forza aveva, che potenza aveva? Beh, diciamo che all'inizio avevo tanta più portata d'acqua, questo però poi dopo nel tempo ho scoperto che è una cosa che non si ha sempre. Bisogna prendere ciò che natura dà, in sostanza. Piove o non piove, questo influenza sulle falde. Piove, però ho avuto riduzioni notevoli. Stiamo parlando che, per dare dei numeri, entrando nel tecnico, sono passato da 400 litri al minuto a 30, 40, 50. Quindi è diventato molto difficile riuscire un attimo anche a capire poi il perché ovviamente era tutto quanto nuovo. Certo. Ho fatto molte ore di prove, mettiamola così, però alla fine è stato divertente. Che potenza aveva la turbina? La turbina, stiamo parlando di una turbina che riusciva, il picco massimo che ho visto è stato 1,5 kW. Quella più grossa, perché lui ne aveva due. Ne ha realizzate due con l'aiuto di un amico ingegnere, hai realizzato due turbine. Esatto. 1500 watt, 1000-1500 watt la più grossa. E poi sono passato una più piccola che è decisamente più facile da mantenere stabile. Stabile, certo. E stiamo parlando di una potenza massima di 200 watt. 200 watt. Ragazzi, la cosa bella dell'acqua è che quando c'è sempre, abbiamo 24 ore di energia. Quindi una turbina anche da 200-250 watt che per 24 ore funziona, cominciamo a produrre già 5 kWh che sono comodi. L'altra invece grossa da 1000-1500 watt a seconda della portata da gestire per non svuotare proprio tutta la sorgente, può produrre anche 20, 24, 30 kWh giornalieri.
Adesso, se sei d'accordo, facci vedere, partiamo da questo punto, dall'idroelettrico, e facci vedere un po' i macchinari che avevi costruito con piccole descrizioni, perché abbiamo tanti amici del canale che amano l'idroelettrico. Eccoci Andrea, con tutte le turbine che hai. Raccontaci un attimo che cosa hai progettato, cosa hai fatto, e facciamo vedere agli amici del canale questi macchinari. Beh, diciamo che questa è la turbina iniziale, quella dove sono riuscito a erogare più kilowatt, però come vi dicevo prima è stata dura mantenerli ed è quella che è la turbina che mi ha dato più scuola di tutte. Questa turbina qua, il diametro, la misura degli occhielli e tutto, mi sono messo lì di buona volontà e me la sono proprio calcolata io, soltanto a livello di numeri su carta però. Ovviamente per riuscire a realizzarla mi sono appoggiato anche ad altre persone, ecco, mettiamola così. Con tagli laser, qua bisogna fare lavori molto precisi, se no alla fine si rischia che una volta che lei è montata dentro, l'ugello non va a colpire il punto esatto. Quindi si rischia poi di andare a fare lavori che danneggiano la nostra produzione, anziché aumentare il numero di giri e permettere di tirare via potenza elettrica. Perfetto. E invece lì ho visto già inquadrato anche questa più piccola, che era quella da 200 kW. 200 watt. 200 watt secchi, ok, questa è la stessa, è la Pelton, vedete che questa è molto più piccolina, però questa è molto più gestibile. Sì. E la costante acqua riesce a darla in maniera sicuramente più significativa, vero? Esattamente. Molto più facile, poi riesce a lavorare molto meglio sulla modulazione confronto all'altra turbina e sinceramente io dovessi dare dei consigli punterei più a chi inizia da zero a iniziare con una macchina più piccolina e approcciarsi pian pianino a questo mondo. Forse Certo. io mi sono lasciato prendere un po' troppo dalla frenesia, ma questo... soprattutto perché ho visto tanta acqua che passava dalla sorgente e ho detto caspita, devo provare a fare qualcosa. Di questo ti chiedo scusa perché è colpa mia che io spingo sempre a produrre, ti sei fatto coinvolgere in una maniera comunque ne sono piacevole. stato ben contento perché è stata proprio una bella esperienza, ho imparato tantissime cose. Bene, ovviamente quella di turbina grossa di quel diametro faceva girare questo generatore, giusto? Esattamente. Descrivicelo un attimo. Questo qua è un generatore a bassi giri, per dire il massimo dei giri che ha preso questo generatore qua con questa turbina è stato 300 giri, Sì. Ed è un generatore che mantiene gli hertz fissi sempre 50 hertz e al variare dei giri va a aumentare i volti. Ah, perfetto, Una quindi macchina è comodo perché non devi andare a modificare nulla di elettronico. Esattamente. E c'è l'etichetta di là, se me lo giri per favore, so che pesa un bel po', Sì. così facciamo vedere agli amici che magari vogliono partire. Eccolo qua, qui c'è invece la targhetta delle potenze eccetera non c'è qua, No, perché qui c'è solo un descrittivo veloce. esattamente. Che questo qua comunque è un tipo di generatore che può comprare chiunque ed è un prodotto italiano. Perfetto. Qui abbiamo altri componenti, vi li faccio vedere giusto per repertorio. Questa è anche qui la scatola della turbina grossa con le doppi getti, doppi innesti. E... Già predisposto eventualmente per 4, però in un primo momento li ho messi ma poi ho dovuto toglierli perché il flusso d'acqua non gli stava dietro. Senti, questo scatolato di inox l'hai fatto tu o l'hai comprato? No, questo qua l'ho comprato. Questo è fatto veramente bene, sembra un 5 mm, tutto di inox, insomma è Questo roba l'ho seria. comprato ed è stato fatto molto a livello professionale e Sì, soprattutto la cosa più importante di tutto è stabilire bene l'altezza, come ti accennavo già prima, che sì, l'ugello deve colpire il punto esatto perché la del turbina, dente. è chiaro, la turbina deve essere colpita nel punto Esattamente esatto del dente. In maniera che l'acqua che arriva, quella davanti non gli dà fastidio Sì, e lei sì. riesce a ruotare. Perfetto, ottimo. Qui ci sono altri accessori, ragazzi, queste sono le palette che vengono montate singolarmente per creare proprio la turbina. Io so che queste le fanno anche di inox che costano praticamente una follia, invece queste sono sicuramente più economiche. Abbiamo visto le turbine idroelettriche che ha montato Andrea, poi le ha smontate perché la casa è in fase di ristrutturazione. Ebbene, adesso andremo a vedere l'impianto fotovoltaico, questi 6 kW che avanzano per il momento. Chiaramente tutto è abbastanza provvisorio perché la ristrutturazione sta richiedendo tempo e lui vuole fare le cose insomma in una maniera precisa. Quindi andremo a vedere questo impianto appoggiate temporaneamente su delle pareti e poi anche nel prato dove li ha fissati al suolo. Possiamo andare, Andrea? Andiamo.
Allora Andrea, ci troviamo in questa postazione temporanea, l'abbiamo detto prima perché stai Sì. facendo tanti lavori, eccetera. Descrivimi un po' questa prima composizione fotovoltaica. Beh, qua abbiamo i pannelli che tengo più nella parte del prato, diciamo. Ho dato un'inclinazione di 50-55 gradi, sempre girati verso sud. L'inclinazione più alta è stata data per dare maggiore produttività alla parte invernale, dove le ore di luce sono più scarse, anche perché io qua sono in collina, il sole va via anche leggermente prima, e qua abbiamo una potenza di quasi circa 4 kW di pannelli. Perfetto. Questa diciamo è la parte più produttiva, la più grossa. Questi sono pannelli di vecchia serie, sono pannelli da 220 watt ciascuno. L'altra stringa invece sono già pannelli quelli nuovi, sono già quelli da 400 watt. Perfetto, andiamo a vederli? Andiamo a vederli. Adesso vediamo i pannelli sempre temporanei montati sulla balconata. Questo, descrivici un po' la potenza, Andrea. Questi sono pannelli molto più nuovi confronto agli altri. Questi sono pannelli da 420 watt l'uno e abbiamo una potenza effettiva di 3 kW da questi pannelli qua. Sono 8 pannelli. Questi sono pannelli che anche per la posizione in cui sono messi richiedono molta meno manutenzione. Ovviamente gli altri nel prato bisogna tenere l'erba pulita, lavare un po' più spesso i pannelli, cose di questo tipo. Però momentaneamente mi va anche bene. Perfetto, qui li hai fissati temporaneamente e poi farai tutto un lavoro che va... Mi arriva un po' più di polvere dal cortile, ma si dà una lavata veloce, il problema è risolto. Perfetto. Partiamo dalle batterie della Mani, queste sono inquadrate, sono 4 batterie da 15 kWh ai 60 kWh, ho deciso di metterle su barre equipotenziali e attaccarle da sopra con questo cavo enorme, ragazzi, da 185 mm quadri, si vede qua, Esatto. e praticamente è roba grossa. Dici un po' come ti trovi, cosa hai fatto e come le hai connesse? Mi trovo veramente bene, connesse fra di loro ovviamente in parallelo come hai già detto tu, e in più poi ho fatto anche una configurazione un attimo in maniera che ci sia un dialogo continuo tra l'inverter e tutte le nostre batterie. Perfetto, quindi fai dialogare l'inverter attraverso questo cavo verde con tutti i BMS della Seplos. Esattamente. Le batterie sono arrivate perfettamente bilanciate e nonostante sia un anno che lo utilizzo, ogni tanto vengo qua, ogni tanto per dare un'idea, vengo una volta al mese così per sfizio mio, vengo qua col portatile, mi collego direttamente col computer alle batterie e do un'occhiata un po' più interna, ma non hanno mosso di niente. Perfetto. Adesso ragazzi entriamo col permesso di Andrea a casa sua perché vi voglio fare vedere una modifica che lui ha fatto per utilizzare anche alcuni prodotti della lavorazione, delle frasche, della terra, dei rami in una maniera molto molto intelligente. Andrea, col tuo permesso andiamo a vedere la trasformazione di questa stufa ex pellet. Esatto. Allora, qui siamo nella tua legnaia, praticamente vediamo legna dappertutto e poi al suolo c'è anche roba interessante. Descrivici tutto tu. Questo materiale che potete vedere al suolo è sempre legno, semplicemente sono soltanto ramaglie, perché questa è legna a livello di tronco, è legna bella. Quando viene abbattuto un albero, se no le ramaglie verrebbero buttate via, non verrebbero recuperate. Allora per avere un maggiore recupero mi sono preso un cippatore, dove vado a rendere queste ramaglie di dimensioni già più piccole, stiamo parlando di una grandezza più o meno di questo tipo, e queste frastaglie, questo cippato, viene poi dopo, lo passo dentro un altro macchinario, un raffinatore, che tramite tanti martelli e un vaglio riesce a crearmi questa, è più grande di un'essiccatura, e diciamo chiamato volgarmente cippatino. E questo è il materiale che utilizzo dentro la mia stufa pellet convertita. Costo zero. Vabbè, la lavorazione ovviamente, il costo dei macchinari e un po' di ore di lavoro. Però alla fine con 2 ore di lavoro del raffinatore riesco a fare 2 rimorchi pieni che poi ribalto qua dentro per un discorso che deve rimanere asciutto. Adesso poi in futuro vedo di allargare questo mio posto all'asciutto per avere più spazio e riuscire a accumularne di più. L'unica cosa che chiedo a questo materiale qua è di non essere bagnato, perché sennò logicamente non brucia mai più. Indubbiamente, questa è una cosa fantastica perché Questo è un elemento riciclo naturale. naturale 100% e che fa riscaldamento in una stufa, chiamiamola Si trova il elettronica perché pezzettino. parte in automatico, si ferma in automatico, giusto? Esattamente, si trova il pezzettino un po' più grande, si trova il pezzettino un po' più fine. Diciamo che la polvere alla fine contribuisce bene alla combustione perché alla fine si nebulizza È più bene nella rapida. fiamma e brucia molto bene. Allora, col tuo permesso andiamo a vedere sia i macchinari
che la pellet modificata. Andrea, descrivici questo macchinario, questo cippatore a disco. Questo che vedete, appunto, come hai detto tu, è un cippatore a disco, è una macchina che permette di trasformare una pianta fino a un diametro da 30. Questa è già una macchina con già una buona bocca, che chiede 100 cavalli comunque per riuscire a girare, quindi qua purtroppo qua in elettrico non riusciamo ad andare perché chiede sforzi notevoli, però il lavoro che riesce a fare è anche notevole. Dalla sua parte, diciamo dalla bocca, riesce tranquillamente a caricare piante intere. La comodità di questa macchina che poi ha una bocca di alimentazione che è bassa, quindi le piante si riescono a caricare anche tranquillamente a mano, o volendo, se la pianta inizia già a essere un po' più grossa, anche con l'aiuto di una pinza idraulica. Questa è roba grossa, Andrea. Io principalmente vado soltanto di ramaglia, cioè per farti vedere, io mi scaldo con questa roba qua, Sì, sì. che magari altre persone chiamerebbero una trincia forestale o farebbero fuori in altri modi. Questo è un po' un recupero. Ovviamente per le norme che ci sono in vigore adesso non si può accendere il fuoco per bruciare questo tipo di sterpaglie, queste ramaglie, per il discorso pericolo incendi, c'è tutta quanta una procedura da rispettare dietro, ecco. Certo, Da rimanere un attimo a norma, io ho cercato di unire le due cose assieme. Ho cercato di rimanere a norma da una parte, darmi un terreno pulito dall'altra e soprattutto avere un recupero. Una macchina che fai entrare una pianta magari lunga 4-5 metri con un tronchetto grosso così, io adesso qua mi accontento anche di fare un primo abbattimento grossolano e vado a creare questo che è cippato. Questo alla fine come classifica di cippato, questo è un cippato brutto, se vogliamo, perché non c'è tronco. La parte più bella dell'albero è proprio che c'è il tronco dove c'è la legna che brucia e genera più calore, questo lo so. Però nonostante sia un cippato brutto, nonostante abbia tante scaglie, tipo vedi questa qua assolutamente è una scaglia che per il cippato non va assolutamente bene. Chiaro, ti blocca la coclea, eccetera. Ma anche già soltanto per una caldaia cippato proprio. Io mettiamo così, sono stato un caso un po' diverso. Questo non è un cippato accettabile per gli altri, ma per me sì, perché faccio passare questo cippato dentro il raffinatore e questo raffinatore mi permette di trasformare questo brutto cippato nel materiale che abbiamo visto nel legnaio. Te lo sbriciola attraverso il filtro, ti esce solo quello fine che serve a te nella pelle. Esattamente. Quindi da tronchettino, da cippato grossolano diventa poi la materia prima Il per cippatino. la pellet. Perfetto. Bene Gianni, qui puoi vedere invece il raffinatore, dove qua c'è la bocca d'ingresso, dove viene introdotto il cippato quello grossolano. Adesso la macchina originale aveva questa forma qua, magari un domani la modifico leggermente che faccio entrare per caduta dall'alto. All'interno ci sono i martelli, questi martelli vanno appunto a martellare e frammentare ancora di più il cippato, dove dietro dall'altra parte di questo rotore c'è una rete simile a questa, con dei buchi più piccoli, e il materiale viene tritato lì dentro finché non diventa pasta fine che passa al di là della rete. Quindi continua a roteare dentro con i martelli, lo frantuma finché diventa di questa granulometria, ragazzi, ed esce. Questa è quella grossa, tu dentro ne hai messo uno più piccolo. Leggermente giusto? più piccolo. Perfetto, quindi questo l'hai prove. preso anche strausato, eccetera, sono macchinari che non si rompono mai questi qua, praticamente. Esattamente, soltanto ho cambiato prese di forze, cinghie e cose di manutenzione ordinaria. Perfetto. E questa è una macchina che vorrei fare girare poi un domani col motore da 15 kW elettrico. Bene. Allora Andrea, vediamo qua in questo locale, chiaramente l'abbiamo detto ragazzi, qui è tutto in ristrutturazione, qui abbiamo questa pellet con il cippato, diciamo già vagliato, frantumato, micronizzato possiamo dire. Dietro di te vedo, se ti sposti, anche che c'è una stufa a legna, quindi tu... Esatto, quella è la termocucina che praticamente manderò in pensione. Perfetto. E allora ovviamente tutto può andare aggiustato, vanno montate le maioliche eccetera. Mettiti in posizione e descrivici un attimo che cosa hai fatto anche per il settaggio. Beh, a livello di installazione della stufa, adesso se proprio si guarda nel dettaglio, i fumi sono stati messi un po' in maniera provvisoria, anche perché questa stufa conterò di metterla al posto della termocucina. Certo, stai facendo test, stai facendo sto montaggi, facendo l'abbiamo test, detto all'inizio. È nato anche un po' come un gioco. Ed è nato molto volentieri questa cosa e ci è andato del tempo per riuscire a affinare il tutto, trovare la granuleria giusta, riuscire a settare correttamente la stufa stessa per un rapporto di cippato-aria, dare un flusso d'aria corretto e quant'altro. Sì. Adesso manca tutta la struttura attorno per permettere di vedere che comunque
è una stufa a pellet in tutti gli effetti, non c'è niente di troppo rivoluzionato se non all'interno del vano porta pellet. Ecco, specifichiamo una cosa, questa è una pellet Idro, esattamente. Non mi sono fidato a fare i test su una pellet normale ad aria perché avevo paura che il cippatino ha molto più calore da smaltire in maniera istantanea a differenza del pellet. E tanto più questa qua è una stufa a pellet che veniva buttata via e mi è stata regalata. quindi riciclaggio anche. Riciclaggio. Perfetto. L'unica cosa che c'è di diverso da una stufa a pellet normale è che ho messo un relè di appoggio che quando la coclea sotto di carica, quella normale già presente, gira, sono andato a montare all'interno del nostro porta pellet un motorino in più con un agitatore, se vogliamo chiamarlo così. Questo evita che si ammalloppi, si dice Esattamente, il e cippato. permette al cippatino di scendere giù verso la coclea, quella già presente. Sì, questo sembra un miscelatore di vernice. Esattamente. Accendiamo? Che dici? Accendiamo. Ma senti, io vedo dietro di te c'è anche un altro camino, cioè questo locale è circondato da camini. Questo era il camino già presente nella casa e Sì, quello originario. lo si lascia lì, via, anche Andrea, per estetica. comunque ti dico che hai Accendiamo. tanti lavori da fare. Io mi metterei le mani nei capelli che non ho. Ecco che si vedono le prime scintille, c'è l'accensione. E qui, avendo utilizzato questo cippato fatto da te, poi filtrato dalla rete, abbiamo veramente direi che la fiamma è molto molto stabile anche. Aspettiamo qualche secondo, adesso dovrebbe sviluppare già una fiamma di una certa potenza. Che sensazione hai provato man mano che settavi la pellet? Sempre più di curiosità. Adesso poi diciamo la parte di accensione, se uno si volesse buttare nel settore, mettiamola così, la parte di accensione trovo che sia quella un po' più critica perché è proprio un avviamento a freddo della macchina. È molto più facile, questa qua è una macchina che fa la regolazione a potenza 1, potenza 5, è una macchina che fa già un controllo della temperatura dell'acqua con tutti quanti i suoi sistemi di sicurezza del caso e modula. Potenza 1, potenza 5 è decisamente più facile da regolare che l'accensione. Certo. Niente da dire. Ricordiamo sempre a tutti che qua siamo in ristrutturazione, quindi qua lavori sono tantissimi e guarda, ti faccio i migliori auguri perché io oramai sono stanco di fare questi lavori e vedendo te mi sono riportato indietro di 30 anni. Eccoci adesso alla massima potenza che hai settato e direi che non è per nulla male. Qui riesci a scaldare praticamente tutto il piano terra. E alla grande, ragazzi, il riciclo dei materiali è la base di tutto. Tu praticamente quando hai potato piante, hai fatto legna, tutte le frasche, invece che farle marcire nel terreno, le trasformi in questo. Prodotto naturale che brucia tranquillamente. E soprattutto, se posso dire un'altra piccola chicca che ho apprezzato molto, questo materiale qua, col fatto che me lo creo io so che cosa sto bruciando, so che cosa c'è dentro. Non sto tritando finestre riverniciate o cose di questo tipo. Bravo, questa è una cosa importante, non stai Questa- bruciando inquinamento. Ma poi anche comunque io sto facendo una combustione dentro casa, se ci fosse una piccola fuoriuscita di fumi, perché comunque come tutti i camini, stufi e quant'altro questa cosa ci può essere, io andrei a respirare delle vernici che vengono bruciate dentro casa, Certo. questo come salute non è proprio il massimo. Perfetto. Ottimo, questa è una fiamma degna di nota. Che ne dici, andiamo fuori per i saluti finali? Sì. Ragazzi, questo video penso che vi entusiasmerà, come è successo a me e come è successo anche a Andrea, perché ha avuto la possibilità di divulgare la sua conoscenza e tutti i suoi test, le sue prove su questo canale. Questo è un video che reputo veramente particolare, importante, perché abbiamo visto la vita, ve lo dico adesso da uomo grande, per non dire vecchio, perché abbiamo visto un giovane che è voluto uscire proprio dalla città, ma restarci attaccato con la sua competenza, con le tecnologie
e lascio a lui le ultime parole. Abbiamo visto, ragazzi, i pannelli fotovoltaici, le turbine idroelettriche e non abbiamo visto le eoliche perché erano quelle piccoline, sapete che non mi piacciono e gli ho detto a lui lasciamo perdere. Abbiamo visto la trasformazione di una stufa a pellet in stufa a cippato, abbiamo visto dei macchinari, abbiamo visto gli animali che corrono qua, eccetera. E allora a te lascio, Andrea, le ultime parole per i saluti agli amici del canale. Beh, che dire, grazie di tutto, è stata un'esperienza fantastica, conoscere Gianni è proprio stata una bellissima esperienza. Viceversa, ovviamente. E ho chiesto a Gianni di provare ad andare avanti con questo video in memoria, diciamo, degli insegnamenti che mi sono stati dati anche a scuola, in particolare dal mio professore che ormai è in pensione, professore Rinaldo, ne approfitto per salutarlo, che come obiettivo alla fine, oltre a insegnarci la meccanica a scuola, ci ha sempre chiesto e detto che se andavamo a inventare qualcosa che poteva aiutare le persone, dare delle migliorie alle persone, di divulgare queste informazioni, un po' come hai sempre fatto anche tu, Gianni, su questo canale. È la mission. E mi sono ritrovato molto in questo, ovvio nell'impianto, nelle immagini che avete visto adesso qua da me, è tutta una cosa agli inizi, tutta una cosa agli albori, deve essere tutto quanto definito, ovviamente non terrò dei pannelli così nel parato neanche sul balcone, questo è ovvio, però questo è stato il mio inizio, è una cosa a cui inviterei la gente a fare, di non arrendersi, mettersi dell'impegno, buona volontà, perché alla fine se uno ci prova, ci riprova, ce la si può fare. Ovviamente la stufa a cippatino non è che è funzionata così in 2 giorni, magari in 2 giorni è nata l'idea, l'ho presa come un gioco e poi alla fine però tutti i giorni mettersi lì, prova e riprova, con anche un po' di testardaggine alle volte, Tac. però alla fine lei va e io adesso ho migliorato la mia qualità di vita, perché comunque è una stufa che ha molte più sicurezze, non sporca, sono piccolezze, però alla fine dietro queste piccolezze qua secondo me riusciamo a gestire molto meglio i nostri giorni, ecco. Ragazzi, avete visto che ho taciuto ed è raro perché di solito parlo. Qui c'erano parole fantastiche, non ho voluto aggiungere nulla come non faccio adesso. Questi sono gli amici di questo canale. Nella playlist Impianti degli amici del canale troverete anche Andrea. Vi invito a estrapolare quello che vi è piaciuto per farlo anche voi. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi a questo canale e andiamo avanti così. Buona serata. Diana, vieni qua.